Dopo 3 anni di utilizzo posso tirare le somme sul Logitech G29, uno dei volanti più acquistati nel mercato della simulazione e allo stesso tempo uno dei più criticati, specialmente da chi utilizza i simulatori in maniera più seria. E di fatto questo tipo di utenti prediligono marchi come Trustmaster, Fanatec e simili, che hanno più rinomanza nell'ambito della simulazione, chiamiamola così, professionale. Oggi però parliamo di questo G29, utilizzato tantissimo in tutti i mesi di questi 3 anni e abituato ad un volante precedente che è stato il Logitech Driving Force GT, che vi ricordo recensito anch'esso, reputandolo il miglior volante economico di tutti, e una volta acquistato questo G29 la differenza è stata abissale. Partiamo dalla qualità dei materiali. Il volante è fatto in pelle cucita e acciaio, che gli donano bellezza e durata. Difatti in questi 3 anni il volante non ha avuto problemi e a dirla tutta sembra praticamente nuovo. Paragonato a quello di un'auto vera, le dimensioni del volante risultano piccoline. Questo vuole rappresentare comodità e più spazio libero. L'ergonomia è ottima, l'impugnatura almeno per le mie mani è perfetta ed il raggiungimento dei vari tasti è immediato a seconda anche della vostra posizione delle mani. Una delle cose che ho apprezzato di più del volante sono proprio i molteplici tasti, che riprendono il layout dei pad della PlayStation o dell'Xbox, a seconda della versione che comprate. Ed è qui che mi soffermo sul fatto che io non gioco solo a titoli di corsa, ma anche a simulatori più rilassanti come Euro Truck Simulator 2, e la presenza di tutti questi pulsanti sul volante è molto comoda, dato che le funzioni di un camion sono decisamente più numerose rispetto ad un titolo come Assetto Corsa. Le pallette del cambio automatico invece fanno il loro lavoro senza alcun problema e danno quel tocco in più anche dal punto di vista estetico. Il cuore del volante sono i 2 doppi motori all'interno del G29 che riproducono le forze a cui è soggetta l'auto e che riescono a simulare in maniera realistica sottosterzo, tenuta di strada, sovrasterzo, spostamento del posteriore e così via. Tra le caratteristiche più criticate dagli utenti abbiamo proprio quella del force feedback, che a detta di alcuni non è all'altezza della concorrenza. Posso dire che comunque i motori del G29 sono piccolini rispetto a certe bestie dei volanti Trustmaster, però questi ultimi potrebbero soffrire di surriscaldamento, cosa che per il G29 è un problema praticamente inesistente, o almeno per me così è stato. Quindi il force feedback non sarà dei migliori, ma per chi non pretende la qualità assoluta si rimane comunque molto soddisfatti. I fissaggi del volante funzionano abbastanza bene. A volte col passare dei mesi probabilmente vi capiterà di doverli ristringere perché tendono a rallentare un po'. Ciliegina sulla torta va ai LED che si illuminano quando andate a alti giri col motore, ma non è nulla di nuovo dato che questa chicca era già presente sul G27. Come erano già presenti varie novità e migliorie che fondamentalmente erano già presenti nella precedente edizione. Questo infatti non è altro che un volante con una base un po' anziana ma con una veste nuova. È stato quindi ritoccato minimamente sul force feedback e nulla di più praticamente. Sicuramente quella che risultava fino a qualche anno fa la novità più importante era la compatibilità con PS4, ma per il resto acquistare il Logitech G29 è come acquistare un G27 più moderno, nulla di più. La qualità chiaramente è alta, ma il prodotto in fin dei conti è sempre quello. Parole positive per la pedaliera a 3, con i pedali in acciaio, che è tarata molto bene, con una pressione del pedale dell'acceleratore comoda, una pressione del pedale della frizione nella media, mentre abbiamo quella del freno, che personalmente la reputo la più realistica tra i 3 pedali, che è parecchio dura e simile a quella di un'auto da corsa. Di fatto il punto di arrivo della frenata è breve, ma per arrivarci dovrete spingere parecchio. Questo fattore con gli anni tende leggermente ad ammorbidirsi a forza di usare la pedaliera, ma nulla di grave. In questo ambito, ad esempio, non c'è assolutamente paragone con la pedaliera del Logitech Driving Force GT, che è plasticaccia in confronto. E arriviamo al discorso cambio ad H. Avevo già realizzato un video su questo cambio che vi lascio alla fine del video, ma in sintesi posso dirvi che per il prezzo che ha i suoi pochi soldi li vale, ma è un prodotto fragile che deve essere usato con un po' di delicatezza e che rivalida il prezzo più alto ma di qualità molto superiore. A chi consiglio questo volante?
soprattutto a chi dei simulatori ne fa un grande uso, ma non solo nel settore delle corse, ma anche su titoli come Eurotrack, Farming Simulator e simili. Di fatto tutti i suoi pulsanti rendono molto comoda l'esperienza su questi tipi di titoli e la sua forma ed ergonomia regalano piacere su ogni tipo di simulazione che abbia 4 ruote. Chiaramente per chi si sofferma o su assetto corsa, iRacing o simili, allora si può pensare ad un volante più professional, pensato e progettato soprattutto per le corse. Per il cambio il discorso è tale e quale. In ogni caso fate attenzione a come lo usate questo della Logitech, quindi vi lascio la sua recensione, che oltretutto a molti non è piaciuta perché comunque l'ho abbastanza criticato, però i suoi punti a favore li ho comunque detti, quindi buon proseguimento sul canale e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!